Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine o ascendente Vergine o Luna o Venere in Vergine, solo per i più esperti. Andiamo a vedere qual è l'energia dell'amore per te nei prossimi giorni, sia che tu abbia una persona sia che non ci sia ancora nessuno nel tuo cuore. Vediamo cosa si prospetta per te. È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Allora, iniziamo con una carta guida. Vi ricordo, ragazze e miei ragazzi, di guardare sempre il vostro segno zodiacale che è uscito per il mese corrente, in modo tale da poter alimentare la creazione consapevole della vostra realtà tramite gli strumenti che metto a disposizione sul canale. Allora, vediamo. Vergine, amore, carta guida per te. Dieci di spade. Abbiamo sofferto molto per una situazione molto difficile, vedo, il 10 di spade. Mi può parlare di qualsiasi situazione, non solo amorosa. Il 10 di spade è la fine di qualcosa, è una fine inevitabile, che lascia, è la notte buia dell'anima che lascia spazio a una nuova alba, no? Mi può parlare della fine di una relazione o di una chiusura proprio karmica. Qua dietro c'è il 3 di coppe però. Vedo una leggerezza riconquistata da una situazione molto difficile, karmica, che ti sei portata avanti da diverso tempo. Vediamo che cosa mi dicono i tarocchi, come si evolve la stesa, cosa c'è nel futuro per te dopo questa situazione. Prossimi 5-7 giorni, vediamo. Vergine, amore. Vediamo. Sì, effettivamente sì, cavaliere di coppe. La giustizia, cavaliere di coppe. Per giustizia divina c'è un movimento d'amore, c'è un nuovo amore, un movimento d'amore, vedo, una persona aperta di cuore. Per giustizia divina l'amore torna a essere giusto con te, cioè è forte questa stesa, vediamo energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo un cavaliere di coppe, il 9 di coppe, cavaliere di bastoni, 3 di bastoni, forse anche più di una persona. Ci può essere più di una persona. La ruota gira per te, una persona con la quale si aprono nuove possibilità, ti metti alle spalle questa situazione molto difficile, karmica, magari te la sei portata dietro per settimane o mesi, Qua vedo una cosa proprio che ti fa felice, vediamo di che cosa parla. Energia attuale, Vergine, amore. Adesso c'è il diavolo a centro stesa. Mi parla di situazioni e legami tossici che devono essere recisi, o semplicemente un'energia tossica che deve essere recisa. Solitamente è un'energia di dipendenza emotiva, altre dipendenze, dipendenza emozionale. Vediamo cosa abbiamo al blocco. Paggio di coppe. Probabilmente qua c'è una persona con la quale è immatura a livello emozionale, c'è una dipendenza, magari sai il detto della croce rossina. Vediamo al positivo. 10 di bastoni. Guarda, mi dicono che 10-10 ci sono delle carte di fine, di situazioni che ti hanno stressato, che ti hanno stancato. Vediamo che è successo qua nel passato. L'imperatrice, 7 di coppe. Probabilmente forse c'erano delle triangolazioni che non ti danno, o triangolazioni o della confusione che non ti faceva emergere completamente come volevi tu, non ti faceva sentire appagata come volevi tu, o una persona confusa che non ti dava proprio quello che volevi.
Vediamo che succede qua, prossimi giorni, amore vergine. 6 di bastoni. 7 di denari. Ottimo. 5 di coppe. Guarda, sai che cosa succede qua? Guarda, ti dico una cosa, per alcuni di voi c'è il rientro di una persona che si sente molto pentita perché ha una dipendenza emozionale nei tuoi confronti. Deve interfacciarti con questa dipendenza emozionale, cioè chiederti io qual è la mia dipendenza, perché la persona che ti specchia dipendenza nei tuoi confronti ti fa leva su certi tuoi attaccamenti. Allora sul canale io ti metto tutte le possibilità per sciogliere questi attaccamenti, ok? Allora, io vedo che il 6 di bastoni mi parla di riuscita, di riprenderti in mano il controllo da una situazione di dipendenza o energie un po' tossiche. Un po' da croce rossina, salvato, salvatore, mi spiego? Diciamo che questa è una stesa che mi parla di elaborazione di una certa tristezza dovuta a delle dipendenze. E con il 10 di bastoni a positivo mi dice che questo carico emozionale te lo togli via, perché qua c'è un invito. Cosa c'è dopo? Il 2 di bastoni, si aprono le possibilità a qualcosa di nuovo. Io qua vedo un invito o l'amore che risorge in te. Al tempo stesso questa è la settimana in cui a livello relazionale mi elabori questa dipendenza. Vediamo cosa mi raccontano i miei tarocchi, cosa mi aggiungono. Il diavolo, energia attuale, vergine. Cioè tu vuoi di più che mercanteggiare, questo è il senso. Il diavolo, però a volte ci sono delle cose karmiche che sono le prove dei nostri desideri, ok? Vediamo il diavolo, energia attuale. L'asso di coppe, c'è un nuovo amore per te. O c'è, sì, c'è l'amore trabocca per te. 10 di bastoni a positivo. Assolutamente c'è, per molti di voi è una persona nuova, che dimostra molto interesse nei tuoi confronti. Vediamo il paggio di coppe al blocco. L'appeso, è come se fossi un po' come energia legata a una persona o un po' più giovane di te, un po' più piccola di te, la relazione salvatore-salvato, questo mi arriva, come se dovessi scegliere. 7 di coppe, 8 di denari, l'imperatrice, 9 di denari, probabilmente ha avuto a che fare con una persona che non ti ha dato proprio il tuo valore, capito? Allora, tu in questa stesa mi esci come consapevole del tuo valore, 9 di denari, che sei tu e l'imperatrice. Però devi recidere una dipendenza qua. Vediamo questo 6 di bastoni. Tutti ce li abbiamo, eh? Il sole. Per molti di voi conoscete una persona nuova, con la quale si investe qualcosa, una persona che ti dà molto interesse, che genera molto interesse in te e dimostra molto interesse nei tuoi confronti. Poi ti interfacci con una certa energia di tristezza dovuta a un amore che già conoscevi del passato o a una certa immaturità nelle relazioni che hai vissuto. 5 di coppe, 10 di bastoni, vedi, è come se dicessi basta sta pesantezza. 2 di bastoni, arriva la morte, arriva il cambio per te. Guarda, guarda, sono 5-7 giorni in cui elabori questo e ti dai consapevolezza del valore, scegli di allontanarti dal conosciuto, che è anche una situazione di pensieri conosciuti, Che energia ha il paggio di bastoni nei tuoi confronti? Asso di bastoni, una miccia, energia molto erotica, asso di denari, che può trasformarsi in qualcosa di concreto, una miccia, sta a te la scelta, ok? Ci sono 3 assi qua. Guarda, pensaci bene perché questi sono giorni di cambio, di tagli, bassa energia pesante, ok? Qua abbiamo il segno della Vergine come te, del Toro, del Capricorno, dello Scorpione, del Leone, Ariete, Sagittario, Pesci. Ok, vediamo cosa mi dice l'ultima carta dei Rider-Waite. E infatti 2 di bastoni e 2 di bastoni. Ti vedo non prendere una decisione in questi giorni.
ti vedo strategicamente avere il mondo nelle mani, come ci insegna questa carta, e prepararsi al nuovo, guardare al futuro con molto entusiasmo dopo questo 10 di spade. Vediamo adesso con i miei potenti oracoli, lui, lei, questa persona, cosa muove questa persona, l'interesse di questa persona nei tuoi confronti. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Allora, vediamo. Sei la mia primavera, è chiaramente un nuovo inizio questo. Quando ho scritto questo oracolo mi riferivo proprio a quando ci sono i primi germogli sugli alberi, no? Che cosa provoca quel germoglio a livello di immaginazione, no? Bellezza. C'è la bellezza che è pronta a esplodere per te. Ok? Cos'altro? Sono sempre accanto a te, questa persona è vicino a te, sono sempre accanto a te anche se tu ti prendi il tuo tempo, perché sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. E lo vedrai questo interesse da parte di questa persona. Magari è un interesse che sembra inizialmente un po' più leggero, no? Però è molto, accende in te quella miccia, quella scintilla lì. Ok? Cos'altro? Ho mentito a tutti, io voglio solo te. Se pensavi che questa persona non ti vuole, invece no, vuole solo te. Vuole solo te. Aiutami, ti prego. Qua chiede la tua comprensione questa persona. Se è una persona nuova, è come se ti dicesse la sua anima di guardare al futuro, no? Aiutami, cioè aiuta la tua anima aiutando me. Se è una persona nuova, per esempio, non pensare che tu non sia il top, sei dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato, mi spiego? Vediamo cosa ti dicono gli oracoli. Latte e miele, è una carta di godimento questa. Questa sei tu, che guardi le cose da un punto di vista interiore. Qua c'è un'ottima probabilità di mettere le basi per qualcosa. Fatevi un po' di pratiche, magari sciamaniche, ragazze mie, metto tutti i contenuti sul canale perché c'è un'ottima probabilità di costruire qualcosa. Vediamo cos'altro mi dicono questi altri oracoli. Ascolta solo il tuo cuore. Qui ed ora, arriva proprio in questi giorni. E agirà subito. Lo vedrai subito, questa cosa. Ok? Che ti ho detto. Vediamo cos'altro dicono questi altri oracoli. Vero amore, questo è l'amore della tua vita. Cioè, questa carta è uscita forse a 3 segni zodiacali o 4. Non usciva mai così tante volte. Sai che cosa significa questo? Come vi insegno sempre nello yoga sciamanico, noi abbiamo tutti un amante mistico che per le tradizioni esoteriche, per la tradizione cristiana è il tuo spirito guida, l'angelo custode, no? La temperanza dei tarocchi, ok. Allora, questo significa che tu ti stai unendo, stanno accadendo dentro di te le nozze alchemiche, che è il tuo maschile e femminile interno. Cosa provoca questo? Siccome la realtà è una tua proiezione, un riflesso, non può accadere mai niente fuori che non è già accaduto dentro, che non sta accadendo dentro, è sempre un tuo riflesso. Allora stai andando incontro allo ierogramma interiore, le nozze alchemiche che ti proiettano all'esterno la persona perfettamente compatibile. Compatibile con cosa? Con la tua verità interiore, non la verità della mente. Qua hai avuto un periodo grandissimo di dolore e hai lavorato da Dio, ok? Quindi questa proiezione esterna è il risultato di questo lavoro interiore straordinario. Caspita. Vediamo che ti dicono queste.
qua c'è l'amore non corrisposto e corrisponde al 10 di spade. L'amore finito corrisponde al 10 di spade. Chiaro, qua c'è un amore fedele. Guarda un po' il processo, non volevo mettere passato, presente e futuro. Tu stai vivendo un amore finito in questo momento, magari sei stata non corrisposta o non corrisposto. Qua c'è un amore fedele però. Te l'avevo già detto, Fate attenzione a questi prossimi 5-7 giorni, tanto poi mi fai sapere. Ok? Ok, quindi ragazze mie, ragazzi, io non ti aggiungo altro, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, concludo qui, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!